Ciao e benvenuti a Storie dalla soffitta. Oggi vi porto nel magico mondo di uno dei più grandi autori del fumetto italiano, un artista che ha rivoluzionato il modo di intendere il fumetto, trasformandolo in pura arte visiva. Sto parlando di Sergio Toppi, il maestro del segno, un vero e proprio poeta grafico. Se amate i fumetti o l'arte in generale, questo episodio fa per voi e mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi nessuna delle nostre storie sulla nona arte. Sergio Toppi nasce il 11 ottobre 1932 a Milano, una città che presto sarebbe diventata uno dei poli più importanti per l'editoria italiana. Fin da giovane, Toppi dimostra un forte interesse per il disegno, ma non aveva intenzione di diventare un fumettista nel senso tradizionale del termine. La sua carriera comincia nel mondo dell'illustrazione pubblicitaria, un ambiente in cui perfeziona il suo stile e sviluppa quella cura maniacale per i dettagli che avrebbe caratterizzato tutta la sua opera. Il primo passo verso il fumetto arriva negli anni 50, quando Toppi inizia a lavorare per le celebri edizioni Alpe e poi per altre case editrici come Mondadori. Il suo primo vero successo, però, arriva nel 1966, quando entra a far parte del team di autori di Il Corriere dei Piccoli. Un settimanale storico che ha formato generazioni di giovani lettori italiani. Qui, Toppi realizza illustrazioni e fumetti di stampo educativo, spesso ambientati in epoche storiche, un tema che diventerà una costante nella sua carriera. Ma il suo segno e il suo approccio narrativo erano destinati a qualcosa di molto più grande. Parliamo un attimo dello stile di Toppi, perché è impossibile raccontare la sua carriera senza soffermarsi sulla potenza del suo segno. Se dovessi descriverlo con una parola, direi unico. Toppi ha creato un linguaggio grafico che fondeva elementi di design, illustrazione e narrazione fumettistica, rompendo spesso gli schemi tradizionali delle vignette. Nei suoi lavori, la pagina non è mai un semplice contenitore di disegni e dialoghi, ma diventa essa stessa un'opera d'arte. Il suo tratto è caratterizzato da linee intricate, spesso sottili, ma incredibilmente potenti, che si sovrappongono per creare texture, dettagli e un senso quasi tridimensionale. Ogni tavola di Toppi è come un'incisione che cattura l'occhio e costringe a soffermarsi per cogliere ogni dettaglio. I suoi personaggi sembrano scolpiti, vivi, e spesso sono immersi in paesaggi onirici o drammaticamente suggestivi. Insomma, ogni pagina di Toppi potrebbe essere incorniciata e appesa in un museo. Un'altra caratteristica fondamentale è il disegno verticale, una scelta stilistica che rompe con la tradizionale divisione delle vignette in strisce orizzontali. Questa impostazione dà alle sue tavole un respiro epico, come se stessimo leggendo un arazzo medievale o un'antica pergamena. Toppi non era solo un artista visivo, ma anche un narratore eccezionale. I suoi fumetti non erano mai banali, mescolavano storia, mito, antropologia e spiritualità. Era affascinato dalle culture del mondo, specialmente da quelle più lontane dalla modernità occidentale, e questo si rifletteva nei suoi lavori. Alcuni dei suoi fumetti più celebri sono ambientati in Africa, in Asia, tra i popoli nativi americani o nel Medio Oriente. Tra i titoli più noti troviamo opere come Shahrazad, una reinterpretazione delle favole delle Mille e una notte, e la serie delle Légende d'aujourd'hui, scritta in collaborazione con Claude Moliterni. In Shahrazad, per esempio, Toppi reinventa la storia della principessa Shahrazad con un tocco di malinconia e un'attenzione al dettaglio che lascia a bocca aperta. Ogni tavola è un capolavoro, capace di trasportarci in un Oriente fantastico e misterioso. Un altro tema ricorrente nei suoi lavori è il rapporto tra l'uomo e il destino, spesso rappresentato in chiave filosofica e simbolica. Nei fumetti di Toppi i protagonisti sono spesso eroi tragici, uomini o donne che si confrontano con forze più grandi di loro, come la natura, la cultura o il fato stesso. Toppi non è stato solo un autore italiano. Il suo talento ha conquistato il mondo intero. Negli anni 70 e 80 collabora con alcune delle riviste più prestigiose dell'epoca, come la francese Metal Hurlant e l'italiana Saint Kirk.
diretta da un altro gigante del fumetto, Hugo Pratt. Proprio come Pratt, anche Toppy aveva un rapporto speciale con l'avventura e l'esotismo, ma il suo approccio era molto più grafico e simbolico. Nel corso della sua carriera, Toppy ha lavorato anche per il mercato americano, collaborando con editori come la Marvel e la DC Comics, dove ha illustrato storie uniche che portano il suo inconfondibile stile. Non sorprende che abbia ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il prestigioso Yellow Kid al Salone Internazionale dei Comics di Lucca e il Gran Guinigi alla Carriera. Sergio Toppy ci lascia il 21 agosto 2012, ma il suo lavoro continua a ispirare artisti e lettori in tutto il mondo. Oggi i suoi fumetti sono ristampati in edizioni di lusso e studiati come esempi di arte sequenziale. La sua influenza si vede non solo nei fumetti, ma anche nel mondo dell'illustrazione e persino nel cinema. Molti registi hanno dichiarato di essersi ispirati al suo modo di costruire le immagini. Per me, parlare di Toppy è come entrare in un museo. C'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Non importa quante volte sfogli le sue opere, ogni pagina rivela nuovi dettagli, nuovi significati. È un autore che non si esaurisce mai. Sergio Toppy non è solo un fumettista, ma un narratore visivo, un artista che ha portato il fumetto a nuovi livelli di espressione. Se non avete mai letto nulla di suo, vi consiglio di partire da Shahrasdeh o dalle sue raccolte di racconti brevi. Vi assicuro che non rimarrete delusi. E ora tocca a voi. Cosa ne pensate di Sergio Toppy? Avete mai letto uno dei suoi fumetti o vi siete mai lasciati incantare dalle sue tavole? Scrivetemelo nei commenti. E non dimenticate di iscrivervi al canale per altre storie dalla soffitta dedicate al mondo del fumetto. Alla prossima!